Sono certo che tutti voi avete spugnette di questo tipo in casa e che appena logore le prendete e le buttate via. Ma vi siete mai chiesti cosa farne? Vi siete mai chiesti se esiste un modo per dargli nuova vita? Allora mi raccomando, mettetevi comodi perché oggi ve ne dirò due e vi posso garantire che dopo aver visto questo video non le butterete mai più, perché possono essere un valido alleato per le piante del vostro balcone o giardino. Quindi direi di iniziare subito, perché è arrivato finalmente il momento di contribuire con un piccolo gesto a salvare l'ambiente e il nostro pianeta. Andiamo! Allora ragazzi, eccoci qua, benvenuti o bentornati su Green Italy. Per chi non mi conoscesse, io sono Claudio, lui è Romolo, sono un imprenditore agricolo e in questo canale racconto di come coltivo il mio orto, ma non solo, perché chi mi conosce sa che sono appassionato di natura ma anche di sostenibilità. Infatti oggi volevo condividere con voi due soluzioni per riutilizzare le spugne logore di casa, perché possono veramente valere oro per il vostro balcone o giardino, quindi andiamo subito a capire il perché. Prima di cominciare però ti ricordo che anche questa settimana mettiamo in palio il nostro sacco di humus di lombrico vermire, anzi visto che siete diventati tantissimi e poi ci stiamo avvicinando al Ferragosto, questa settimana i sacchi in palio saranno 3, quindi sempre più possibilità per vincere, quindi direi di iniziare subito, quindi vi faccio vedere come fare. Andiamo! Prima di iniziare ricordatevi di disinfettare accuratamente le spugne. Per farlo vi basterà riempire una bacinella con dell'acqua calda, aggiungete un pochino di candeggina e lasciate riposare la spugna in questa soluzione per almeno un paio d'ore. Una volta che la spugna sarà disinfettata possiamo iniziare a tagliarla utilizzando delle forbici. Il consiglio che vi do è realizzare delle piccole strisce, così in questo modo, e successivamente andarla a tagliare a quadratini. Non importa quanto piccoli, l'importante è avere una quantità sufficiente per il passaggio successivo. E adesso la parte più interessante, vediamo finalmente come possiamo utilizzare queste spugne nel nostro balcone o giardino. Ecco, con un po' di pazienza il gioco è fatto. Il consiglio che vi do ovviamente non è quello ogni volta che avete pronta la spugna di andarla a tagliuzzare, ma magari la conservate in una busta sotto il lavello e alla prima occasione, quando dovete magari fare un trapianto, la utilizzate. E adesso arriva il bello, perché vi faccio anche vedere come. Allora, il problema qual è? Sostanzialmente è che le piante soffrono molto di stress idrici ed in particolare il basilico, che se non prende l'acqua tende velocemente ad appassire, ma al contrario se gliene diamo troppa tende velocemente a morire, perché si va a creare, soprattutto se la coltiviamo in vaso, un marciume radicale. Quindi le nostre spugne in questo caso ci permetteranno di fungere da regolatori di umidità, quindi quando ci sarà troppa acqua andranno ad assorbire quella in eccesso, e soprattutto quando magari ci assentiamo per qualche giorno e quindi non gli diamo da bere, la spugna permetterà di cedere gradualmente l'umidità necessaria alla pianta, quindi veramente un'ottima soluzione. Allora come facciamo? Andiamo a creare un substrato unendo la spugna a un pochino di terriccio. Vi faccio vedere in questo modo. Ovviamente mi raccomando, anche in questo caso il consiglio che vi do è sempre di utilizzare un buon substrato, perché il substrato è alla base della buona riuscita delle nostre coltivazioni. Allora non ne mettiamo tantissimo, praticamente questo mix ci servirà solo per andare a riempire un terzo del vaso, soprattutto la parte più bassa. Allora andiamo a mischiare in questo modo la spugna con il substrato, eccolo qui. Molto semplice, ok? Andiamo a miscelare un pochino. A questo punto prendiamo il nostro bel vaso, eccolo, e come ho detto andiamo a inserire spugna e substrato come parte basale del nostro vaso, così, guardate, questo è come deve venire. A questo punto andiamo ad inserire altro terriccio e procediamo così fino alla quantità necessaria che ci servirà poi per il nostro rinvaso. Eccolo qua. Andiamo a prendere il nostro bellissimo basilico, che l'avevo fatto già vedere in un'altra puntata. In questo caso è un basilico artico, è una varietà che resiste molto bene
ai freddi dell'inverno, e per cui se andiamo a mettere questo tipo di varietà riusciremo a raccogliere basilico e assaporare il sapore dell'estate anche nelle più grigie giornate d'inverno. Ok, facciamo così, perfetto, e andiamo a inserire il substrato fino a raggiungere il bordo del vaso. Eccolo qua, la soluzione è questa, quindi guardate che bella pianta, e soprattutto questa pianta adesso avrà sicuramente meno stress. Adesso andiamo anche a vedere il secondo utilizzo. Prima di svelarti il secondo metodo, è arrivato finalmente il tanto atteso concorso settimanale. Come ti ho anticipato, questa settimana i sacchi di humus saranno 3, vincerli è semplicissimo, ti basterà indovinare i primi 3 numeri che usciranno sulla ruota di Palermo, anzi di Palemmo come si dice da quelle parti. L'estrazione, mi raccomando, è quella di martedì 22 agosto, ti ricordo però che il nostro concorso è riservato agli iscritti, quindi per giocare devi essere iscritto al nostro canale, ma ovviamente spero che ti iscriverai perché ti piacciono anche i contenuti che portiamo ogni settimana. Adesso però è arrivato il momento di vedere il secondo metodo, venite. Questa volta la nostra spugnetta ci aiuterà a far germinare i semi delle nostre piante. Ci basterà un paio di forbici, la nostra spugnetta. Quello che dobbiamo fare è semplicemente andare a creare delle incisioni nella parte sotto della spugnetta, così, in questo modo, ok? Ovviamente in base alla grandezza della spugnetta possiamo decidere di fare più tagli, ok? E questo vorrà dire che avremo la possibilità anche di ospitare più semini. Ecco, questo è quello che deve venire. Dobbiamo semplicemente incidere la spugnetta lasciando, ecco, un taglio di qualche centimetro, e a questo punto andiamo ad inserire i semini, che anche in questo caso saranno dei semini di basilico, ok? Eccolo qua. Mi raccomando a non esagerare con la quantità di semi, perché utilizzando questo metodo la percentuale di germinazione sarà molto elevata. Anzi, vi faccio vedere il risultato finale. Eccolo qua, questo è il risultato. Ci sono voluti alcuni giorni e questo caldo e soprattutto l'umidità della spugna hanno portato alla germinazione delle nostre belle piantine di basilico. Una cosa vi chiedo in questo video, mi raccomando, condividetelo con i vostri amici, perché come ho detto all'inizio è con un piccolo gesto che si ottengono grandi risultati. Io sono Claudio e come sempre ci vediamo ai prossimi fantastici video. Buon Ferragosto, ciao!